Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare di Mr. Fritz, la bambola infestata? Si tratta di un pupazzo da ventriloquo di cui ormai rimane solo la testa ed è qualcosa di davvero molto inquietante anche solo da guardare, secondo me. Mr. Fritz risale alla Seconda Guerra Mondiale e fu ideato nel 1943 da un uomo durante la sua prigionia in un campo di concentramento. Lo scopo era quello di intrattenere gli altri detenuti del campo. Al momento la testa di Mr. Fritz è conservata in un museo e sembra proprio che sia posseduta dallo spirito dell'uomo che l'ha creata. Pensate che l'attività paranormale che gli viene attribuita è talmente intensa e sconcertante che è stata addirittura ripresa in un video mentre si muove da sola. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Nel 1933, a 2,5 km ad ovest del villaggio di Hammerstein in Polonia, fu istituito lo Stalag 2B, uno dei primi campi di concentramento nazista utilizzato per ospitare i comunisti tedeschi. Nel 1939 vennero fatti prigionieri anche dei soldati polacchi e nel 1943 arrivarono i primi prigionieri americani. Al suo interno furono trattenute circa 600 persone. La vita all'interno dello Stalag 2B, come in tutti i campi di concentramento, era insostenibile. I prigionieri erano malnutriti e costretti a lavorare per lunghe ore nelle fattorie vicine. Venivano torturati e uccisi se trovati anche solo un secondo fermi per riposare. Insomma, una storia che purtroppo conosciamo tutti benissimo, che non può essere assolutamente dimenticata. La pagina più brutta dell'umanità. I prigionieri all'interno dello Stalag 2B tentarono con grande coraggio e forza d'animo di superare quell'orribile realtà. Tentarono di distrarsi organizzando spettacoli come musical o commedie, tentando di evadere almeno con la mente da quell'orrore che erano costretti a subire. Tra i vari prigionieri ce n'era uno in particolare, il soldato semplice Billy Butt, un ragazzo pieno di energia e fantasia che fece davvero la differenza all'interno di quel campo. Prima della guerra aveva lavorato come animatore per bambini e anche come burattinaio e con questo spirito giocoso e vivace che un giorno di agosto del 1943 mise in atto la sua idea. Creò Mr. Fritz, un pupazzo fatto con dei giornali tedeschi imbevuti di amido di patate e dipinto con una vernice rossa che gli aveva dato di nascosto un contadino mentre stava lavorando alla sua fattoria. L'uomo l'aveva utilizzata per dipingere la culla della sua bambina. Questa fu un'idea davvero incredibile perché per quasi 2 anni Billy e Mr. Fritz intrattennero tutti i prigionieri dello Stalag 2B organizzando commedie, musical, raccontando barzellette, cantando canzoni, insomma, riuscì a distrarre tutti almeno per qualche ora da quella situazione insostenibile che erano costretti a vivere. Pensate che Billy era talmente bravo che anche numerose guardie tedesche si fermavano per ascoltare i suoi spettacoli, divertendosi anche tantissimo. Secondo me è stata una cosa davvero bellissima questa di Billy. Purtroppo però il 14 gennaio del 1945, 2 settimane prima della liberazione del campo, Billy e altri 9 prigionieri di guerra statunitensi furono portati in un campo, costretti a scavare una grossa fossa per poi essere fucilati e seppelliti lì dentro. Questo perché, secondo i nazisti, non lavoravano abbastanza duramente. Quando il 28 gennaio del 1945 il campo fu liberato, Mr. Fritz fu preso e portato negli Stati Uniti da un compagno di prigionia di Billy che lo consegnò alla famiglia Butt come ricordo, ma soprattutto come esempio per la grande forza d'animo
e l'incredibile capacità che aveva avuto il loro figlio nell'intrattenere e aver risollevato il morale a tutti i prigionieri nonostante le condizioni insostenibili e invivibili in cui versavano. Ad un certo punto però, non si sa come, né quando, né perché, ma Mr. Fritz, dalla famiglia Booth, è finito in un grosso centro di antiquariato a Myrtle Beach, negli Stati Uniti. E da qui tutto quello che sappiamo è che dopo un po' di tempo un antiquario inglese che è voluto rimanere anonimo si è innamorato talmente tanto della storia dietro questo pupazzo di cui ormai rimane solo la testa, come abbiamo detto, da averlo acquistato per portarlo con sé nel Regno Unito e poi esporlo nel suo showroom all'interno di una teca. Ed è qui che abbiamo le prime testimonianze paranormali legate a Mr. Fritz. Ogni sera l'antiquario, dopo la mostra, si raccomandava immancabilmente di chiudere la teca dove teneva Mr. Fritz a chiave, chiudere il negozio e poi tornare a casa. Ma stranamente e senza alcuna spiegazione, ogni mattina, quando tornava al suo showroom, trovava sempre la porticina della teca completamente spalancata. Una cosa che non aveva alcun senso e che cominciò a preoccupare l'uomo, perché pensò che magari qualche intruso si era intrufolato dentro il suo locale, anche se era una cosa impossibile perché le chiavi le aveva solo lui, primo, e secondo non aveva mai trovato segni di effrazione. Ma qualche giorno dopo la situazione cambiò drasticamente. L'uomo iniziò a notare degli strani comportamenti nel pupazzo. A volte gli occhi si aprivano e si chiudevano da soli, a volte trovava la bocca spalancata, oppure lo trovava con le labbra completamente serrate. Ed era una cosa davvero inquietante. Ma l'antiquario all'inizio non prese minimamente in considerazione un'eventuale infestazione o degli eventi paranormali. Anzi, pensò subito che la causa di quelle stranezze potevano essere legate ad un eventuale problema di umidità del suo locale oppure al passaggio di qualche topo. Ma queste spiegazioni non lo convinsero mai del tutto in realtà. Pensate che la sera arrivò addirittura a sigillare la teca con diversi giri di nastro isolante, ma niente, immancabilmente la mattina dopo la ritrovava completamente aperta. Si innervosì talmente tanto l'uomo che ad un certo punto decise di prendere Mr. Fritz per portarlo a casa sua e lo rinchiuse nel capanno degli attrezzi in giardino. Ma anche qui l'uomo non ebbe mai pace, perché i suoi figli da subito iniziarono a riferirgli di sentire spesso degli strani rumori, delle risate e dei pianti provenire proprio dal capanno degli attrezzi. A quel punto tutta la famiglia, molto spaventata, chiese che fosse portato via subito e l'antiquario fu costretto a liberarsene immediatamente. Lo donò gratuitamente ad un famoso collezionista del Regno Unito, Michael Diamond, un uomo che aveva conosciuto durante una fiera in cui avevano partecipato entrambi. E visto le stranezze che aveva mostrato Michael in questa fiera, l'antiquario pensò che forse Mr. Fritz era l'oggetto perfetto per lui. Quando Michael molto felicemente adottò quello che era rimasto di questo pupazzo da ventriloquo, ovvero una testa solitaria, lo inserì immediatamente all'interno della sua collezione, anche se non era minimamente preparato a ciò che accadde subito dopo. Lo aveva inserito all'interno di una teca, anche lui. Aveva fissato la testa con un bastone. Questa teca però puntualmente veniva sempre ritrovata aperta la mattina successiva. Ma non solo. Un giorno scoprì che addirittura la teca si era spostata di 15 centimetri da sopra il tavolo su cui era appoggiata. Michael non riusciva a dare una spiegazione logica a quanto accaduto, ma voleva andare a fondo
a quella storia e così decise di installare una GoPro per monitorare costantemente la teca e scoprire qual era la causa di quello spostamento assurdo e soprattutto come poteva la teca aprirsi da sola. E per 2 notti di fila, amici, è riuscito a catturare qualcosa di veramente angosciante, cioè Mr. Fritz che si muove da solo. Vi lascio il video. Amici, come avrete potuto vedere dal video, il primo è del 19 settembre 2019 alle 3:30 del mattino. Si vedono tanti orbs passare, queste sfere di luce, non so se ci avete fatto caso, e poi la teca che si apre da sola. Il secondo video è del 20 settembre alle 3:36 e qui è stato veramente catturato qualcosa di inquietante. Gli occhi che da socchiusi si aprono completamente, la bocca che si apre e si chiude da sola, la porticina della teca che si apre per ben 2 volte e poi sempre queste sfere di luce che girano. Amici, ho trovato questa storia davvero molto inquietante e anche solo vedere da un monitor la testa di Mr. Fritz è qualcosa di veramente terrificante, secondo me. Pensate a vederla dal vivo. Fatemi sapere se conoscevate questa storia nei commenti e che cosa ne pensate. Potrebbe essere, secondo voi, che l'anima di Billy Boot sia rimasta all'interno di Mr. Fritz? Se pensiamo ai figli di quell'antiquario che dicevano di sentire sempre degli strani rumori provenire dal capanno degli attrezzi, come delle risate o dei pianti, forse potremmo immaginare che Mr. Fritz stia ancora continuando ad esibirsi insieme al suo amico Billy con spettacoli comici, commedie drammatiche. Chi lo sa? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio grande, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!